Benvenuti e bentornati sul canale. Nel video di oggi andiamo a vedere come realizzare questo top. Come potete vedere la scollatura è uguale sia sul davanti che sul retro, quindi non ha un vero e proprio verso. La fantasia è realizzata alternando giri di maglie alte e giri traforati. Per questo progetto ci servirà 300 g di cotone, io uso questo qui IG della Tessiland, un uncinetto numero 2,5, dei marcapunti, se non avete dei marcapunti vanno benissimo anche delle graffette, delle forbici e un metro da sarta per prendere le misure. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Prima di tutto ci serviranno delle misure. Quali misure ci serviranno? Le misure della vita o dei fianchi? Questa è la circonferenza, in modo che noi sappiamo quante catenelle poi dobbiamo andare a avviare. Quindi questo dipende anche da quanto volete fare lungo il top. Se lo volete diciamo corto, prendete la circonferenza della vita, se lo volete più lunghetto, quella dei fianchi, ok? Poi cosa ci serve? Ci serve la lunghezza del top, quindi dobbiamo andare a misurare qui da sotto l'ascella, quindi lo scavo, fino alla vita o ai fianchi, dipende dalla lunghezza che voi andrete a fare. Io di solito lo farò un pochettino più lunghetto perché sarà per mia madre e lo vorrò un pochettino più lunghetto. Una volta presa anche questa misura dobbiamo andare a prendere la misura dello scollo, quindi dobbiamo andare a posizionare il metro qui dove vogliamo lo scollo e andiamo a misurare fino alla vita, cioè fin dove dobbiamo arrivare con il top. Una volta misurata anche questa ci servirà la misura della spalline, quindi andremo a misurare dalla spalla fino qui all'inizio dello scollo, in questo modo, e così avremo tutte le nostre misure per poter andare a realizzare il nostro top. Una volta prese le nostre misure, quindi dobbiamo andare a fare il campione. Come facciamo il campione? Quante maglie dobbiamo avviare? Andiamo a vederlo qui nella nostra fascetta del filato. Ce lo dice qui in questo punto, vedete? Nel mio caso mi dice di avviare 26 maglie e di fare 10 cm qua di giri e sarebbero 36 righe, quindi 26 maglie per 36 righe sarebbe 10 cm per 10 cm. Quindi adesso vado a avviare il campione facendo 26 maglie e vi faccio vedere anche come realizzare il punto. Una volta realizzate le 26 catenelle, nel mio caso, nel vostro potranno essere 30, 25, quindi state a seguire quello che vi indica il vostro filato. Quindi fate le catenelle, vado a fare 2 catenelle in più. Queste 2 catenelle in più ci serviranno per andare a girare, quindi nella terza catenella dall'uncinetto vado a fare una maglia alta e adesso proseguo facendo maglie alte per tutto il giro, quindi per tutte le catenelle. Una volta fatto il primo giro di maglie alte vado a fare 2 catenelle, giro il lavoro e adesso vado a fare nella prima maglia alta una maglia alta, nella maglia successiva faccio un'altra maglia alta, faccio una catenella e salto una maglia qui alla base e nella successiva faccio una maglia alta, un'altra maglia alta, catenella, salto una maglia, nella successiva faccio maglia alta, ancora una maglia alta e di nuovo una catenella. Proseguo così per tutto il giro, quindi qua salto la maglia e vado a lavorare una maglia alta qua,
Finito il giro vado a fare 2 catenelle, giro il lavoro e vado a fare nuovamente un giro di maglie alte. Dove trovo le maglie alte lavoro tranquillamente una maglia alta, dove c'è il buchino, quindi il forellino, entro all'interno, prendo il filo e faccio una maglia alta e poi continuo a proseguire lavorando maglie alte nelle 2 maglie alte successive. Forellino, entro all'interno e faccio la maglia alta, proseguo così per tutto il giro. Finita anche questo giro di maglie alte faccio nuovamente 2 catenelle, giro il lavoro e ripeto il giro traforato, quindi faccio 2 maglie alte, una catenella, salto una maglia di base e lavoro 2 maglie alte nelle successive, una catenella, salto una maglia di base e lavoro 2 maglie alte sempre nelle successive 2 maglie. Proseguo così per tutto il giro. Una volta finita vado a fare nuovamente un giro di maglie alte, quindi alterno questi 2 giri per tutto il campione. Una volta realizzato il campione possiamo procedere a lavorare il nostro top. Procediamo andando a misurare bene il nostro campione. Il mio ad esempio è di 10 cm e mezzo, quasi 11, quindi cosa faccio? Vado a togliere qui le maglie che ci sono in più e risulta una maglia in più, perché qui ci sono le catenelle che io uso per girare e non le conto mai, quindi vado a togliere una maglia dal campione, quindi nel mio campione avrò 25 maglie per 6 centimetri e mezzo. Ok, quindi questo è il nostro campione, 10 per 6,5, qui avrò 25 maglie e qui sono 1 2 3 4 5 6 7 giri. Una volta che ho questi dati posso andare a vedere effettivamente quante maglie devo avviare, quindi vado a fare una proporzione. Cosa faccio? 25 nel mio caso sta a 10 come x sta a 1, quindi 25 per 1 diviso 10 fa 2,5, quindi io avrò questo 2,5 sarà equivalente a 1 centimetro. Come faccio però adesso a sapere veramente quante maglie devo avviare? Perché io adesso so che 2,5 maglie stanno in 1 centimetro, quindi io adesso cosa faccio? Prendo le misure che avevo preso prima e prendo la misura dell'avvito dei fianchi, ok? Quindi nel mio caso è 83 centimetri per 2,5, ok? E adesso 83 centimetri per 2,5 fa 207,5. Queste in teoria sono le catenelle che bisogna avviare, però siccome il lavoro tende sempre un pochettino ad allargarsi, io tolgo sempre più o meno delle maglie. In questo caso vedo che sono 7 e mezzo in più, quindi io faccio direttamente 200, quindi arrotondo, cioè tolgo le maglie fino ad arrivare a 200, quindi io andrò ad avviare 200 maglie, 200 catenelle. Una volta finite tutte le catenelle vado a chiuderle insieme. State attenti a non fare girare le catenelle, devono essere belle dritte. Quindi prendo la prima catenella che ho fatto, entro all'interno in questo modo
e vado a fare una maglia bassissima bella stretta in questo modo. Adesso faccio 2 catenelle e vado a fare maglie alte. La prima maglia alta la faccio nella catenella dove ho fatto la maglia bassissima e adesso proseguo facendo una maglia alta in ogni catenella. Una volta finito il giro di maglie alte dobbiamo andare a chiudere qui, quindi qua c'è le 2 catenelle che abbiamo fatto per fare le maglie alte, quindi all'inizio io entro nella prima maglia alta che abbiamo fatto e faccio una maglia bassissima. Adesso faccio 2 catenelle e vado a fare nuovamente il giro, il giro traforato. Però non vado a prendere la maglia normalmente, ma entro, vedete qui che si forma una V, entro qui in questo modo e faccio una maglia alta. Maglia alta successiva, stessa cosa, entro qui in questo punto e faccio una maglia alta, catenella, salto qui una maglia, nella successiva entro qui proprio all'interno della maglia alta e proseguo così per tutto il giro. Adesso vi starete chiedendo perché sto entrando proprio all'interno della maglia e non prendendo la catenella della maglia, perché così, in questo modo, come ho lavorato adesso, la chiusura rimarrà dritta. Se invece vado a prendere le catenelle, mano a mano la chiusura tenderà verso destra e quindi si noterà ancora di più. Una volta finito anche questo giro, come prima, qui ci sono le 2 catenelle, io le salto e vado a fare una maglia bassissima entrando qui nella prima maglia alta. Adesso faccio nuovamente 2 catenelle e vado a lavorare maglie alte di nuovo qui all'interno delle maglie alte in questo modo. Dove c'è invece il forellino, entro nel forellino e faccio una maglia alta semplice. Proseguo così per tutto il giro e faccio questi 2 giri per tutta l'altezza fino allo scollo delle maniche. Nel mio caso devo andare a lavorare 26 cm circa. Come potete vedere io ho finito di lavorare i 26 cm, eccoli qua, e questo è il risultato una volta lavorati tutti i centimetri. Adesso per proseguire ci serviranno i marcapunti, perché dobbiamo andare a dividere a metà il nostro lavoro per iniziare qui in questi punti a fare lo scavo per le maniche. Io parto da una base di 200 catenelle, quindi per me è facile andare a dividere il lavoro, quindi conto 100 catenelle, metto un marcapunti, conto altre 100 catenelle e metto il marcapunti. Adesso dobbiamo andare a mettere altri 2 marcapunti, dove? Sempre qui vicino, perché qui ci segniamo 2 maglie per iniziare lo scavo, quindi a fianco qua al marcapunti giallo io vado a mettere un'altra maglia, un altro marcapunti, quindi vado a segnare un'altra maglia e faccio la stessa cosa qua, vado a segnare un'altra maglia e in totale ci rimarranno qui 98 maglie e 98 maglie, quindi non contiamo più le 2 maglie segnate. Adesso cosa andiamo a fare? Dobbiamo andare a lavorare un giro più o meno come abbiamo fatto qui, quindi è un giro appunto traforato, ma come potete vedere qui io ho la chiusura, quindi il mio punto bassissimo, e qui ho il mio marcapunti. Lo tolgo un attimo e nella maglia segnata vado a fare un'altra maglia bassissima. Questa maglia bassissima la vado di nuovo a segnare con il marcapunti e adesso proseguo facendo il giro appunto traforato.
ma non vado adesso qua a fare le 2 catenelle, vado direttamente a fare una maglia alta, sempre entrando all'interno della maglia. Quindi direttamente dopo la maglia bassissima faccio la maglia alta senza fare delle catenelle. E proseguo lavorando così a punto traforato in questo modo fino ad arrivare al marcapunti successivo. Quindi lavoro tutto con questo punto fino ad arrivare a questo marcapunti. Una volta arrivati al marcapunti, come potete vedere, io qua ho fatto una catenella e salto qui questa maglia, tolgo il primo marcapunti e qua vado a fare una maglia bassissima. Adesso nella maglia bassissima rimetto subito il marcapunti perché preferisco, almeno io preferisco tenerle segnate. Tolgo l'altro marcapunti e vado a fare un'altra maglia bassissima e anche questa la risegno subito con il marcapunti. Adesso, come ho fatto prima, vado subito a fare una maglia alta. Proseguo di nuovo lavorando il punto traforato fino ad arrivare a quest'altro marcapunti. Siamo arrivati all'ultimo marcapunti, quindi lo tolgo, faccio una maglia bassissima e lo rimetto. Adesso non dobbiamo più andare a lavorare in cerchio, ma dobbiamo lavorare il davanti e il dietro separatamente. Quindi adesso faccio una catenella, giro il lavoro, salto qui la maglia bassissima che avevo fatto, ecco perché io ho lasciato il marcapunti, e vado nella prima maglia alta che trovo e faccio una maglia bassissima. Adesso proseguo a fare maglie alte, anche qua dobbiamo entrare all'interno del punto. Lavoro quindi maglie alte fino ad arrivare qui a questo punto. Bene, siamo arrivati dall'altra parte, come potete vedere, eccoci qua. Adesso in questa maglia vado a fare un'ultima maglia alta, sempre entrando all'interno della maglia. Questa che è la prima maglia alta, vado a fare una maglia bassissima e qui ci sono i 2 marcapunti con le maglie basse. Adesso cosa devo fare? Di nuovo una catenella, giro il lavoro, dove ho fatto la maglia bassissima non faccio niente, la salto, nella maglia successiva vado a fare una maglia bassissima e poi proseguo facendo maglie alte. In questo giro devo andare a fare il punto traforato, quindi lavoro adesso il punto tranquillamente in questo modo fino ad arrivare poi nuovamente da quest'altra parte. Qui, come ho fatto prima, lavoro l'ultima maglia alta, no, bugia, lavoro la penultima maglia alta e nell'ultima maglia alta faccio una maglia bassissima e la maglia bassissima che avevo fatto nel giro precedente la salto. Quindi qui lavoro una maglia alta, qui lavoro una maglia alta, qui lavoro una maglia bassissima, faccio una catenella, giro il lavoro, salto la maglia bassissima che ho lavorato qui e in questo punto farò un'altra maglia bassissima
e poi proseguo nuovamente come vi ho fatto vedere in questi due giri fino ad arrivare all'altezza per fare lo scollo. Io ho lavorato tutti i centimetri che volevo, sono arrivata a 29 centimetri totali. Qui ho lavorato 3 giri in più facendo le diminuzioni, quindi lo scavo della manica. Adesso dobbiamo iniziare a lavorare lo scollo proprio, quindi proseguiremo qui facendo sempre lo scollo della manica e aggiungendo qui la scollatura. Quindi adesso dobbiamo andare a contare quante maglie abbiamo e quindi a dividerla a metà. Io in totale qui ho 92 maglie alte, vado a dividerla a metà. Naturalmente qui andiamo a contare 2 maglie come abbiamo fatto qui per lo scollo, quindi avremo 2 marcapunti. Io in totale avrò 45 maglie da questa parte e 45 maglie da quest'altra, più le 2 maglie segnate con i marcapunti che saranno 2 maglie bassissime, e da qui inizierà lo scollo. Come procediamo? Allora, il procedimento per le diminuzioni è sempre lo stesso, quindi dobbiamo continuare a diminuire sia da questa parte e sia da quest'altra. Quindi adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro, andiamo a saltare la prima maglia che è la maglia bassissima e nella prima maglia alta andiamo a fare una maglia bassissima. Adesso nelle successive andiamo a fare maglie alte, naturalmente con il punto traforato questa volta. Fino ad arrivare a qualche maglia prima qui del marcapunti. Come potete vedere qui c'è il marcapunti, qui c'è l'ultima maglia bassa e qui c'è una maglia che non ho ancora lavorato. Ecco, io questa maglia qui vado a lavorarla con una maglia bassissima e quindi anche qua ho iniziato a fare lo scavo per la scollatura. Adesso devo proseguire come ho fatto per i giri precedenti, quindi faccio una catenella, giro il lavoro, salto qua la maglia bassissima, vado nella prima maglia alta e lavoro una maglia bassissima e adesso proseguo facendo maglie alte. Come arrivo da quest'altra parte, qui lavoro la penultima maglia alta con una maglia alta e l'ultima maglia alta con una maglia bassissima, poi faccio una catenella, salto la maglia bassissima e nella prima maglia alta faccio una maglia bassissima e proseguo a maglie alte fino ad arrivare nuovamente da quest'altra parte dove lavoro l'ultima maglia alta con una maglia bassissima e proseguo di nuovo così. Proseguite con i giri di diminuzioni finché non arrivate a un totale di più o meno 10 maglie. Io farò una volta arrivate a 10 maglie proseguirò facendo giri di 10 maglie alte alternate naturalmente ai punti, quindi facendo sempre questo punto, o se no potete proseguire facendo le diminuzioni finché non arrivate al totale di centimetri che avete misurato, quindi quelli che avete preso dalla spalla fino alla scollatura. Io ho appena finito di fare le diminuzioni, adesso proseguirò facendo giri di maglie basse, scusate, di maglie alte così come si presentano fino ad arrivare ai centimetri che avevo misurato, quindi dalla spalla fino alla scollatura. Ecco qua, io ho finito la prima parte di una prima bretella. Adesso dobbiamo andare a fare le altre 3 parti. Vi farò vedere come andare ad avviare, quindi a riprendere le maglie da qua, perché poi il procedimento sarà uguale. Poi vi farò vedere come andare a riprendere le maglie per fare qui i giri, i primi giri, e poi potete proseguire facendo le maniche come abbiamo fatto con questa. Adesso dobbiamo andare quello che abbiamo fatto qui da questa parte a farlo anche da questa. Quindi riprendiamo il nostro filo, andiamo a fargli un nodino in questo modo e entriamo qui nella maglia alta, quella non quella dove ci sono i marcapunti ma quella a fianco, in questa. Prendiamo il nostro capietto che abbiamo fatto, lo posizioniamo dietro e lo portiamo sul davanti facendolo passare all'interno della maglia, ok?
in questo modo. Una volta passato davanti andiamo a bloccarlo facendo una catenella. Sempre nella stessa maglia facciamo una maglia bassissima e nella maglia successiva andiamo a fare una maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella, saltiamo una maglia, andiamo nella maglia successiva e facciamo un'altra maglia alta. Quindi andiamo a fare il giro che abbiamo fatto qui, quindi giro traforato. Proseguiamo così fino ad arrivare qui. Nell'ultima maglia alta facciamo una maglia bassissima e proseguiamo come abbiamo fatto prima, quindi una catenella, giro e lavoro, una maglia bassissima nella prima maglia alta, maglie alte fino ad arrivare da questo lato. Nell'ultima maglia alta facciamo una maglia bassissima e poi proseguiamo di nuovo come abbiamo sempre fatto. Quindi dobbiamo ripetere gli stessi identici giri che abbiamo fatto da questa parte, quindi le diminuzioni e poi i giri di maglie alte così come si presentano, devono essere uguali. Questa è la parte di davanti o di dietro conclusa. Adesso dobbiamo andare a ripetere nuovamente questi procedimenti dall'altra parte, saranno identici, quindi dobbiamo andare a iniziare facendo lo scavo qui della manica per poi proseguire e iniziare lo scavo della scollatura. Adesso vi faccio vedere come riattaccare il filo da questa parte per fare i giri prima dello scavo per la scollatura e poi di come proseguire per la scollatura. Andiamo a fare come abbiamo fatto prima il nostro cappietto in questo modo. Vedete che qui ho lasciato un marcapunti, ecco, ci andiamo a infilare nella maglia successiva al marcapunti. In questo modo prendiamo il cappietto, lo restringiamo un pochettino e come prima lo facciamo passare attraverso la maglia, lo blocchiamo facendo una catenella e nella stessa maglia andiamo a fare una maglia bassissima. Adesso proseguo facendo maglie alte, quindi nelle successive maglie faccio maglie alte. Fino ad arrivare a quest'altro marcapunti. Quindi io arrivo qua all'ultima maglia alta, lavoro una maglia alta, qui vedete c'è un forellino, quindi di qui c'è una catenella dove in teoria ho saltato una maglia, qui all'interno faccio una maglia bassissima, proseguo come sempre facendo una catenella, una maglia bassissima, maglie alte, quindi una maglia bassissima nella prima maglia alta che trovo, maglie alte fino ad arrivare di nuovo da quest'altra parte. Qua nell'ultima maglia alta che ho fatto faccio una maglia bassissima e proseguo di nuovo così. Quindi dovete andare a fare i giri che avete fatto qui prima della scollatura, nel mio caso sono 3, poi dovete andare a dividere come avete fatto per questa parte le maglie e quindi avere 2 maglie al centro segnate con i marcapunti e andare a fare poi qua la manica. I passaggi sono uguali, quindi quelli che noi abbiamo fatto qui sul davanti del lavoro dobbiamo farli anche sul retro del lavoro, sono identici, quindi tornate indietro nel tutorial e riprendete poi i vari pezzi. Una volta fatto sia il davanti che il retro dobbiamo andare a cucire insieme le spalle e il nostro top è quasi finito. Adesso vi faccio vedere come andare a cucirle. Io qui ho lasciato il filo abbastanza lunghetto, se voi non l'avete lasciato andate a riprendere le maglie come abbiamo visto prima, quindi fate un cappietto, entrate in una maglia e proseguite facendo i punti. Quindi entro nella prima catenella della maglia e anche in quella dell'altra, quindi prendo tutti e due i pezzi in questo modo. Vado con il filo, come potete vedere è sul retro, vado e inizio a fare il mio cappietto e faccio adesso una maglia bassissima,
proseguo così per tutte le maglie facendo maglie bassissime in modo da chiudere assieme le due parti e quindi formare la spalla. La bretella così è conclusa. Faccio questo lavoro sia da questo lato e sia nell'altra bretella. Una volta concluso tutto, faccio una catenella e sfilo il filo in modo da andare a bloccarlo. Adesso faccio la stessa cosa sull'altra spalla, sull'altra bretella. Naturalmente il lavoro deve essere al rovescio, perché così una volta poi girata il dritto non si vedrà la cucitura che rimarrà sul rovescio. Adesso mettiamo nuovamente al dritto il lavoro e andiamo a fare le rifiniture. Facciamo un cappietto in questo modo, come abbiamo fatto anche le altre volte. Vado a infilarmi qui nella maglia alta, tengo il cappietto, lo tiro un pochettino e come sempre faccio una catenella, rientro nella maglia alta e adesso faccio una maglia bassa e adesso proseguo a fare maglie basse per tutto il giro, cioè per tutta la circonferenza della manica, in modo da fargli la rifinitura. Vedete? Proseguo così per tutta la manica, quindi vado a rifinire tutta questa parte. Poi una volta arrivati qui faccio una maglia bassissima nella prima maglia bassa che ho fatto e taglio il filo, faccio una catenella e taglio il filo. Poi vado a fare la stessa cosa qui dove c'è lo scollo e la stessa cosa qui nello scavo dell'altra manica. Questo è il top sole finito, concluso, e questo invece è l'altro che avevo fatto io con la mia taglia, quindi una S. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se li rifate mi raccomando taggatemi, così io posso sia vederli che ricondividerli. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!